Ciao a tutti, in questo video sfoglio insieme a voi questo libro di cui ho parlato nel precedente video, L'arte vocale di Fussi e Magnani, Fisiopatologia ed educazione della voce artistica, quindi è proprio diretto alla voce artistica. Su questo libro mi soffermo perché lo trovo veramente molto bello, fatto bene per chi vuole approfondire la fisiologia, la patologia, l'educazione della voce cantata. Riprende tra l'altro molti concetti proprio dell'impostazione vocale del bel canto, quindi è veramente fatto molto bene. Andiamo un po' a vedere questo libro assieme. Allora, il libro inizia con arte e medicina, quindi l'importanza della foniatria e della medicina nell'ambito artistico, nell'educazione, nella riabilitazione della voce, come la medicina e la foniatria possono essere di sostegno valido proprio al cantante, all'insegnante di canto, al musicista anche, e come sia importante proprio la collaborazione multidisciplinare tra le figure, cosa di cui sono, come sapete, assolutamente d'accordo. Poi abbiamo una parte che tratta gli elementi di fisiologia del canto, fatta veramente molto bene per chi vuole approfondire tutta la struttura fisio-anatomica della voce. Vediamo un po'. Tratta la respirazione, come deve essere fatta, la respirazione costodiaframmatica, di cui appunto abbiamo parlato, e viene sottolineato, evidenziato come sia importante aprire i 2/3, la parte medio-bassa, come abbiamo sempre detto, visto con l'utilizzo ad esempio della fascia, e i 2/3 del torace, perché è la parte più estendibile del torace e consente di sentire proprio il nostro diaframma che si abbassa e si apre. Successivamente noi abbiamo spiegati, ad esempio viene spiegata la risonanza, le formanti del cantante, poi c'è una parte per chi desidera conoscerla e approfondirla, fatta veramente molto bene, sui registri vocali, quindi cosa sono i registri vocali, la pedagogia dei registri, le modalità fisiologiche nella formazione dei registri, quindi i passaggi di registro, la classificazione dei registri nelle varie voci. Poi abbiamo una parte che tratta l'evoluzione e i caratteri della vocalità nelle diverse età, quindi come la voce matura, si sviluppa, quali sono le caratteristiche dall'infanzia praticamente all'adolescenza, all'età adulta fino alla vecchiaia. Poi abbiamo un intermezzo che tratta i fanciulli cantori e l'epoca dei castrati, quindi la vocalità appunto nell'epoca dei castrati, 600-700. Poi abbiamo una parte specifica che riguarda lo specifico attoriale, quindi l'attore e il suo lavoro, tratta come appunto l'attore può impostare la sua voce e vengono presi in esame tanti elementi come la postura, la pronuncia, la flessibilità e l'articolazione. Poi abbiamo una parte relativa all'igiene vocale dell'attore e del cantante, poi una parte specifica sulla vocalità tra Rinascimento e Barocco, quindi come veniva impostata la voce, diciamo agli inizi un pochino del bel canto, anche se generalmente si fa coincidere proprio l'inizio del bel canto anche con Caccini, alcuni autori. Non è ben definito l'inizio proprio dell'epoca d'oro del bel canto. Poi abbiamo una parte molto interessante, se volete approfondire questa parte, riguarda le categorie vocali nelle attuali scuole nazionali. Quindi quali sono le categorie vocali, il soprano, che tipo di soprano abbiamo, il mezzosoprano, che tipo di mezzosoprano abbiamo e così via. Abbiamo una parte poi diagnostica e semiotica della patologia vocale, quindi disturbi, diciamo, della voce, quali sono le indagini strumentali, poi sicuramente questa parte è stata aggiornata anche nelle altre edizioni, però è un buon libro di partenza questo. Abbiamo delle tabelle sintetiche fatte bene con i sintomi, i segni, i segni anche proprio vocali che si possono riconoscere, che portano ai sintomi. Abbiamo poi una parte proprio specifica sulla patologia vocale, il malmenage, il surmenage vocale.
le conseguenze nella professionalità vocale artistica di alcune situazioni patologiche, come ad esempio le allergie, il reflusso gastroesofageo, come affrontarli. Successivamente c'è una parte molto bella riguardo ai criteri di terapia farmacologica, ma vengono consigliate, se non ricordo male, sì, ok, anche altre terapie come le terapie termali, oppure dei rimedi naturali. Questo è fatto bene, insomma, è molto utile. Poi abbiamo una parte verso la fine che riguarda l'educazione vocale e la terapia riabilitativa della voce cantata e parlata. Questo veramente è un compendio di canto importantissimo, a mio avviso è oro che va letto, riletto, e vengono prese in considerazione le parti fondamentali del canto, come la presa d'aria, i tipi di respirazione, come correggere i tipi di respirazione, il sostegno, che cos'è, l'appoggio, la coordinazione del sostegno e dell'appoggio, l'attacco vocale, che come sappiamo deve essere posizionato avanti, e questo significa, avanti significa al palato anteriore, il controllo dell'emissione, ci sono degli esercizi propedeutici proprio al canto, alla voce, fatti veramente molto molto bene, vengono trattati i risuonatori e la proiezione vocale, come correggere i suoni duri, i suoni scuri, i suoni troppo brillanti e così via. C'è una parte legata anche proprio alla voce parlata. E alla fine abbiamo una parte, un appendice con delle domande, delle schede, delle domande da fare ai cantanti oppure agli attori in merito allo stile di vita, come utilizzano la voce, per avere proprio un quadro, un'anamnesi, diciamo, vocale del cantante o dell'attore. E il libro appunto si conclude così. Questo è il libro di cui vi ho parlato, che vi consiglio di comprare, di tenere, leggere e rileggere più volte. Io stesso lo utilizzo e riprende proprio i concetti, come vi dicevo, proprio dell'epoca d'oro del bel canto, quindi una respirazione costo-diaframmatica, l'utilizzo degli addominali in modo attivo, facendoli rientrare non in dentro, in alto, non in fuori, spingendo giù sul diaframma, il cantare sul fiato, sentire la risonanza al palato anteriore e proiettare il nostro suono sempre sul fiato, quindi è un libro veramente fatto bene. Ok, vi mando un saluto e vi aspetto al prossimo video, se avete delle domande risponderò molto volentieri. Ciao!